Ciao, oggi parliamo dell'uso dell'apostrofo. Hi, today we are going to talk about the use of the apostrophe. In questa prima diapositiva trattiamo quei casi nei quali l'uso dell'apostrofo è obbligatorio perché quando ci sono due vocali ravvicinate, la vocale della prima parola deve essere rimossa e sostituita dall'apostrofo. In questi casi sono quelli nei quali ci sono espressioni che includono l'articolo determinativo lo, oppure delle preposizioni articolate composte con lo, espressioni che includono la parola bello al maschile, oppure quando la particella C si trova davanti al verbo essere, in alcune frasi fatte o in alcune espressioni, in certe espressioni con la preposizione semplice di. Here we are going to talk through this slide about all those cases where the use of the apostrophe is mandatory. It's mandatory because it's not possible to have two vowels closed. So therefore it's important to remove the vowel of the first word and replace it with the apostrophe. And it happens in certain expressions when we include the definite article lo, or in other expressions where there are prepositions with article comprised with lo, expressions with the word bello in the masculine form, or when there is the particle ci before the verb to be in certain cliché, and with certain expressions with the simple preposition di. Poi ci sono altri casi nei quali l'uso dell'apostrofo è obbligatorio e questo succede quando ci sono certe espressioni con la preposizione semplice da, quando utilizziamo il modo imperativo nella seconda persona singolare, o quando ci sono delle espressioni che includono le parole santo e santa. Here again there are other cases where the use of apostrophe is mandatory, with certain expressions that they include the simple preposition da, or when we use the imperative mode in the second person singular, or when there are expressions that include the word santo e santa, which in English they mean saint. In questa diapositiva invece trattiamo i casi nei quali l'uso dell'apostrofo è facoltativo, non è obbligatorio, pertanto le versioni con e senza apostrofo sono entrambe accettate. Questo succede in quelle espressioni nei quali viene inclusa l'articolo determinativo femminile la, oppure espressioni con le preposizioni articolate composte con la, altre espressioni che includono le parole questa e quella, o in parole che hanno una sola sillaba, come per esempio ti amo, o in quei casi nei quali le espressioni includono l'articolo gli o includono la preposizione articolata composta con gli, per esempio la preposizione l'articolo determinativo gli, un caso con l'articolo determinativo gli, un'espressione che include l'articolo determinativo gli può essere gli italiani, quindi l'espressione con e senza apostrofo entrambe sono accettate, o un'espressione che include la preposizione articolata con gli può essere degli italiani, anche qui l'opzione con o senza apostrofo sono entrambe accettate perché dal punto di vista fonetico non c'è nessuna differenza. In this slide we are talking about those cases where the use of the apostrophe is optional. Optional means that it's possible to use the version with apostrophe and without apostrophe. Both they are accepted. Usually it happens in those expressions where is included the use of a feminine definite article la, or expressions with the prepositions with article comprised with la, other expression where is the use of the word questa e quella, which are in English this and that, or with words with only one syllable, like for example t'amo, which is I love you in English, or there are other expressions where include the definite article gli, or other expressions with including the prepositions with article comprised with gli. For example, gli italiani with the definite article gli,
is okay, the option with and without apostrophe, or another expression with the prepositions with article comprised with gli is degli italiani. Here as well, the option with and without apostrophe both are accepted because from the phonetics point of view both they are the same. In quest'ultima diapositiva trattiamo i casi nei quali l'uso dell'apostrofo è sempre errato, e questo succede quando ci sono delle espressioni che includono la particella C davanti a parole che iniziano con la lettera A, O o U, oppure altre espressioni che includono la preposizione semplice da, diversi dai casi precedentemente visti, altre espressioni che includono i pronomi personali le e li, e infine quando queste espressioni hanno come parola successiva una parola che inizia con le lettere I, Y e I lunga. Finally, we have this slide that is talking about those cases where the apostrophe is never used because it's incorrect. This happens in those expressions where there are the use of the particle ci, that is, the particle ci is before certain words that are starting with the letter E or O or U, or there are other expressions that include the simple preposition da, but there are cases different from the cases that we have seen before. Again, situation where there are expressions that include the personal pronoun le e li, and finally, when there are expressions where the following word starts with this letter I, Y or J. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci a presto. Thank you for your attention and I will see you soon. Goodbye.